Benvenuti sul canale Il Diario di un Musicista Musicologo. Oggi vi porto in un piccolo viaggio tra arte, mito, storia e divulgazione culturale. Siamo nel 1910. La Liebig, famosa per il suo estratto di carne, pubblica una serie di 6 cartoline illustrate dedicate alle muse, figure fondamentali della mitologia greca e più in generale dell'immaginario occidentale legato all'ispirazione artistica. Queste immagini sono bellissime perché sono l'unione tra arte e comunicazione, tra mitologia classica e cultura popolare di inizio Novecento. C'è un dettaglio importante: in questo caso non abbiamo una didascalia esplicativa sul retro dell'immagine, quindi vi guiderò io attraverso ciò che vediamo, spiegando chi sono le muse e soprattutto come riconoscerle grazie ai loro simboli. Nella mitologia greca le muse sono 9 e rappresentano le arti, ma anche qualcosa di più. Rappresentano l'idea stessa che l'arte non nasce dal nulla, ma da una scintilla, da una forza ispiratrice. Secondo la tradizione più diffusa, sono figlie di Zeus, sovrano degli dei, e di Mnemosine, cioè la memoria. E questa non è una parentela casuale. Perché la memoria? Perché per i greci arte e sapere nascono dal ricordare, dal conservare, dal raccontare e dal tramandare. Senza memoria non c'è racconto, non c'è storia, non c'è poesia, non c'è musica. Le muse vivono simbolicamente sul monte Elicona e spesso vengono associate anche al monte Parnaso, luoghi che diventano nell'immaginario la casa dell'ispirazione artistica. Attenzione, le muse non creano l'arte al posto degli uomini. Non sono loro a comporre, a scrivere o a dipingere, piuttosto ispirano, cioè aprono una porta, accendono una possibilità. L'artista poi deve fare il resto: studio, tecnica, lavoro e disciplina. Dal nome delle muse derivano parole come musica e anche il concetto di museo. Il museo infatti nasce come musion, cioè luogo delle muse, spazio della conoscenza e delle arti. Iniziamo dalla prima coppia, Talia ed Erato. Talia è la musa della commedia e in certe tradizioni anche della poesia bucolica, quella legata ai pastori, ai paesaggi idilliaci, alla leggerezza. Come la riconosciamo? Il simbolo più chiaro è la maschera comica. Il teatro greco nasce anche da qui e la maschera diventa la firma visiva della commedia. Talia è legata al sorriso, ma non solo. La commedia può essere anche ironia, critica sociale, osservazione del mondo. Accanto a Talia troviamo Erato, musa dell'elegia e della poesia amorosa. Quando diciamo poesia amorosa non intendiamo soltanto il romanticismo dolce. Erato ispira la poesia del desiderio, dell'intimità, della seduzione, delle sfumature emotive, a volte persino del tormento amoroso. Nell'immagine i suoi simboli sono riconoscibili: la lira o la cetra, perché la lirica è poesia che nasce insieme alla musica con ritmo e canto. La corona di mirto o di rose, piante tradizionalmente legate all'amore, e spesso anche la colomba, simbolo di tenerezza e di legame amoroso. La presenza di uccelli nell'immagine sono anche dettagli idilliaci che rinforzano l'idea di armonia, canto, ispirazione. Questa coppia funziona benissimo perché mette insieme 2 registri. Da un lato Talia, cioè lo spettacolo pubblico, il teatro, la risata. Dall'altra Erato, cioè la dimensione più personale, intima, cantata. Passiamo a Melpomene, la musa della tragedia. Se Talia è il volto sorridente del teatro, Melpomene ne è il volto drammatico, quello del desiderio, del conflitto e della catarsi.
Il simbolo per eccellenza è la maschera tragica. Nell'immagine la vediamo chiaramente, con un'espressione grave. E anche l'ambientazione cambia, lo scenario è più solenne, quasi cupo, e lei appare in atteggiamento meditativo, come se contemplasse qualcosa di inevitabile. Ecco una parola chiave: catarsi. Nel teatro tragico lo spettatore attraversa paura e pietà uscendone trasformato. La tragedia non è solo tristezza, è un'esperienza che mette ordine nelle emozioni. Poi abbiamo la coppia, Polimnia ed Euterpe, che per un canale come questo è meraviglioso. Polimnia è legato alla poesia lirica, ma anche agli inni sacri, alla retorica e a una memoria seria, quasi rituale, come appare spesso velata, composta, riflessiva. Nell'immagine sembra quasi che stia cantando o recitando, con un atteggiamento che richiama la solennità delle parole pronunciate. Euterpe invece è la musa della musica e del piacere dell'ascolto. Il suo simbolo più tipico è l'aulos, strumento della Grecia antica, usato in contesti pubblici, rituali e anche teatrali. La scena è luminosa, all'aperto, con un piccolo tempietto circolare sullo sfondo. È come se il paesaggio stesso diventasse sacro, un luogo dell'ispirazione. E qui l'immagine costruisce un dialogo molto chiaro. Da una parte il suono strumentale di Euterpe, dall'altra la voce, parola poetica di Polimnia. E questo è un concetto fondamentale. Per i greci poesia e musica spesso sono due aspetti della stessa cosa. La lirica nasce come canto. Arriviamo a Tersicore, musa della danza. Lei viene spesso raffigurata in movimento e talvolta associata alla lira, perché la danza nella concezione antica non è separata dalla musica. Nell'immagine tutto suggerisce dinamismo, i veli e i drappeggi che disegnano il movimento, il vento tra gli alberi, il mare sullo sfondo. La natura diventa uno specchio della danza, non è una posa statica, è una coreografia che sembra trasformare lo spazio intorno. Qui la lira ribadisce un'idea semplice ma potente. La danza nasce dal ritmo e il ritmo è musica che passa nel corpo. Un'altra coppia fondamentale, Clio e Calliope. Clio è la musa della storia. Il suo compito è conservare e raccontare i fatti perché non spariscano. Il suo simbolo tipico sono i rotoli e i libri, l'archivio della memoria. Nell'immagine la vediamo in posa solenne, come un custode del passato. Calliope è la musa della poesia epica, cioè dei grandi racconti, eroi, imprese, identità collettive. Come la riconosciamo? Spesso con una tavoletta cerata o un rotolo, perché è legata alla scrittura, con lo stilo e talvolta con la corona d'alloro, simbolo di gloria. In questa cartolina compare anche un elmo molto eloquente, un elmo che richiama direttamente il mondo degli eroi e delle imprese militari. E qui la coppia racconta benissimo due livelli. Clio conserva la memoria storica, Calliope trasforma quella memoria in racconto epico, in narrazione alta, che costruisce un immaginario. Infine Urania, la musa dell'astronomia e della contemplazione del cosmo. Di solito Urania viene raffigurata con un globo celeste e un compasso, strumenti della misura e dell'osservazione. In questa immagine invece il focus è poetico. Urania è rappresentata mentre osserva il manto celeste, immersa tra le stelle e il cielo, come se l'astronomia fosse non solo scienza, ma anche stupore, meraviglia, desiderio di capire. E in fondo è un'idea molto moderna, la scienza non è fredda, può essere anche una forma di bellezza. Queste cartoline di Hebig sono quindi molto più di semplici immagini pubbliche, sono una piccola enciclopedia visiva dell'iconografia delle muse. Ci mostrano come attraverso simboli semplici,
maschere, strumenti musicali, rotoli, corone, elmi, cielo stellato, si possa riconoscere immediatamente il tipo di ispirazione che ogni musa rappresenta. E soprattutto ci ricordano: l'ispirazione esiste, ma non basta. Le muse accendono l'idea, poi serve la mano dell'artista, la voce del poeta, la pratica del musicista, il lavoro quotidiano. Spero che questo contributo sia stato utile e interessante. Grazie per avermi seguito e a presto sul canale Il Diario di un musicista musicologo.